Cari ragazzi, buongiorno a tutti, eccoci qui finalmente. Sembra una televendita tutto questo, ma in realtà non lo è. Anzi, io la definirei la prima puntata dei consigli del Ciarcia. Mamma mia, già il nome è tutto un programma. Allora, simpatia a parte, innanzitutto io vi ringrazio veramente di cuore per tutti i messaggi che mi mandate. Sono contento che quello che pubblico, che posto, che condivido sia ben accetto da tutti voi. Sto ricevendo tantissimi messaggi da parte di ragazzi nuovi che appunto mi chiedono consigli su setting eccetera eccetera, e ho deciso, in base alle vostre richieste, di dare qualche piccolo consiglio facendo diciamo dei video, dei piccoli video affinché tutti poi ne possano usufruire e possano riguardarli quando hanno tempo, anziché stare a rispondere ad una persona per volta, che per carità lo faccio con piacere, però poi alla fine risulterebbe anche essere un po' dispersivo. Vi faccio una piccola premessa per chi non mi conoscesse. Io sono Andrea Ciarcianelli, mi chiamano tutti Ciarcia, faccio questo hobby da 26 anni e adesso ho 40 anni, quasi 40 anni ad aprile, e è l'hobby che preferisco in assoluto. Ho fatto quasi di tutto nel modellismo, tranne i droni che sinceramente non mi piacciono, e diciamo che alla fin fine, tirando un po' le somme, le Mini 4VD sono quelle che realmente ogni volta che ne metto una in pista è come fosse la prima volta. Detto questo, vi dico un'ultima cosa prima di iniziare e andare al succo della questione. Quello che dico io non è oro colato, ci mancherebbe, non ho questa presunzione. Cerco semplicemente di mettere a disposizione di tutti quelli che sono dei consigli che possono sembrare sciocchi, ma in realtà non lo sono, perché in questo hobby nulla va dato per scontato. E quindi sostanzialmente non sono Gesù Cristo, con tutto il rispetto per Gesù Cristo, però insomma un po' di esperienza ce l'ho, quindi poi io mi metto a vostra disposizione, poi starà a voi insomma seguirmi oppure no. Allora, bando alle ciance, anzi bando alle ciarce, sono simpaticissimo, lo so, e come vedete qua ho preparato un po' di attrezzatura, o meglio, ho praticamente preso quelle che sono le mie Expert Jump barra Eyeglass, perché vorrei iniziare da questo. Per me, il neofita che si avvicina a questo hobby e vuole fare le cose serie a livello di pista, deve cominciare da questa categoria qua. Vi ripeto, le categorie principali sono tre, sono la Expert classica, sono la Jump e sono la Speed. Poi ovviamente a loro volta queste si suddividono in Expert classica, classica top open, Jump expert open, Speed expert e open. Qual è la differenza fra expert e open? Molto semplice: in expert devi montare tutto ciò che sono gli item sul vostro bolide senza andare a tagliare, senza andare ad incollare, senza andare a forare. In sostanza montate tutto così com'è. Tanti dicono, per semplificare, montare tutto come da istruzioni. In realtà non è così, perché ci sono degli item che possono essere utilizzati anche per altri scopi, cioè differenti da quelli delle istruzioni. Cioè non bisogna prendere tutta la lettera. L'importante è che appunto non vengano forati, tagliati o altro. Invece in open puoi fare quello che te pare, tagli, incolli, sdremi, fai quello che te pare. Chiuso questo piccolo cerchio, come potrete notare a me non piace per niente la Liberty Emperor Black Special, non è assolutamente la mia Mini 4VD preferita, quindi se vedete insomma un po' di cosine relative a quella macchina lì, tranquilli, perché è un puro caso. Allora, il consiglio che vi do, innanzitutto, cari ragazzi appena entrati, io parto da una cosa che può sembrare sciocca, ma non lo è: l'attrezzatura.
L'attrezzatura è fondamentale, sicuramente dovrete munirvi di un buon cacciavite, consiglio cacciavite a croce, consiglio questo simpatico tool che serve per stringere i bulloni sia autobloccanti che classici, che appunto all'uscita delle diverse misure, quindi da 4 mm e da 4 mm e mezzo, molto molto comodo al posto della chiavetta. Altrimenti usate anche la chiavetta, insomma, non è che deve stare là. Dettaglio personale, per questo molti mi prendono in giro, però poi in realtà è molto utile il pennellozzo, perché comunque la Mini quando gira in pista è soggetta a polvere, capelli eccetera eccetera, è sempre meglio quando la riprendete una bella spennellatina e siete a posto. Perfetto. Allora partiamo da un esempio, questa Mini qui che vedete, questa qui è la mia iClass numero 1 su Super 2 telaio, come potete ben vedere, a mio avviso uno dei migliori telai old, e vi spiego il perché. Togliamo la simpatica Liberty Emperor e questa è la macchina nuda e cruda, come si dice. Allora, io ritengo, premesso che questo è un Super 2 Carbon, un piccolo consiglio che vedete, su ogni telaio, se ci fate caso, vedete qui, vedete queste freccine, o meglio questa parte qua, troverete delle sigle, esempio ABS, PA più CF, PC più ABS, e noterete la freccia che va esattamente dove indica il materiale. Praticamente, se il telaio fosse un ABS, quindi in plastica semplice, avete la freccia sull'ABS. Se fosse con degli inserti, diciamo, in grafite, troverete PA più CF, come questo, che in sostanza sarebbe un telaio con degli inserti, diciamo, in carbonio, diciamo così. Altrimenti c'è PC più ABS, che praticamente è una plastica rinforzata. Allora, la differenza fra questi tre tipi di telai è molto semplice. Allora, l'ABS ha una torsione, per torsione intendo questo, ha una torsione decisamente notevole, quindi tende a flettere, però allo stesso tempo la plastica da cui è composto è abbastanza morbida, quindi se voi andate a prendere una botta molto forte, in un certo senso, io ovviamente ragazzi cercherò di parlare proprio terra per capirci, senza andare nei tecnicismi, diciamo che questo tipo di plastica riesce ad assorbire meglio gli urti. Il PA più il PC più ABS è una plastica ABS più rinforzata con del policarbonato. È più resistente, torce meno, ma può rischiare di spaccarsi più facilmente. Stessa cosa il carbon. Il carbon, questo qui, è ancora più resistente. La torsione è veramente minima, ma una botta fatta bene secca rischia di spaccarlo di netto. Tac, plaf, addio, ciao. Ok? Piccola parentesi. Perché io ritengo che il Super 2 sia uno dei migliori telai? A parte che, vabbè, io ho un amore incondizionato per il Super 1 e questa ovviamente è la sua evoluzione. A me piace moltissimo questa storiella qui del Super 2, guardate. Questo qua praticamente si chiama Easy Lock Cover. Che cos'è? Come sapete questa qui praticamente è la scatoletta che contiene gli ingranaggi, quindi questo è il copro ingranaggi. Il Super 2 ha il vantaggio che oltre ad avere la scatolina normale, come tutti i telai, ha anche questo sistemino qui. Praticamente gli hanno fatto questa levetta che si aggancia con una vite, tramite una vite, e voi potete tranquillamente sganciare o chiuderlo in questo modo. Qual è il vantaggio? Penso che venga da sé. Con questo sistema voi non avrete mai il blocco motore che si alza, perché è chiuso da questa levetta. Se voi avete presente un VS, un TZX, questo sistema non ce l'hanno.
e se voi mettete la macchina quando partite in maniera troppo brusca e lasciate di fretta, rischiate che questo vi si alza, il blocchetto motore vi sgrana e ciao ciao, e avete perso la manche, ok? Questo è uno dei piccoli vantaggi. Poi ovviamente metteteci pure che il Super 2 c'è anche in versione carbon, che io lo adoro, è una bomba. Per me è uno dei migliori compromessi per chi inizia, perché è un telaio molto semplice, semplice da montare, e soprattutto è molto 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 resistente. L'unica parte in cui dovete stare attenti è questa qui, dove c'è l'aggancio del posteriore, ma penso che sia anche normale perché purtroppo i telai sono molto fragili in quel punto lì, a meno che voi non mettiate un item che è fatto apposta, praticamente è un posteriore fatto sempre in carbonio, o perlomeno con degli inserti insomma in carbonio più plastica, che tende ad irrigidire tutta questa parte qua ed è molto più resistente. Io sinceramente non ho avuto bisogno, quindi va bene così. Allora, che cosa caratterizza questa categoria, la Expert Jump, rispetto alle altre? Questi che vedete qua. Scusate, ma stamattina c'ho un citofono, non c'ho una voce. Allora, questi qui ragazzi si chiamano mass dumper e sono praticamente quegli elementi che vanno a caratterizzare proprio questa categoria. A che cosa servono e soprattutto come funzionano? Ripeto, cercherò di essere molto terra-terra, così ci capiamo al volo, alla romana in sostanza. Allora, questi qui praticamente sono appunto, chiamiamoli dei pesetti, volendo essere veramente spartani, e hanno una diversa grammatura. Questi ovviamente hanno il loro peso, questi hanno un altro peso, questi qui dietro hanno un altro peso, questi ne hanno un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Come funzionano e soprattutto che cosa fanno? Come sapete, queste mini fanno dei veri e propri salti in pista, perché ci sono montati dei bank, dei mezzi ponti, eccetera, eccetera. Quando la mini salta, ovviamente, che cosa succede? Innanzitutto deve saltare il più dritto possibile. Cioè non è che deve saltare così, per capirci, se no vai direttamente sulla luna. Devi saltare dritto e soprattutto, cosa più importante, è l'atterraggio. Cioè quando la mini atterra, la mini, qua vabbè ovviamente mo vi faccio, qua rimbalza perché c'è il tappeto, quindi non ci fate caso. Però quando la mini atterra, la mini deve atterrare dritta e deve fare il meno rimbalzo possibile, perché altrimenti rischia poi praticamente di andare comunque sia a creare delle disconnessioni e soprattutto tende a destabilizzarsi, per essere precisi. Quindi cosa si fa? Praticamente si cerca di equilibrare la macchinina con questi pesi, con questi mass dumper, affinché quando questa atterra riesce a mettersi subito in carreggiata. Lo scopo è questo. Ora non so se riuscite a vedere, magari cerco un attimo di metterlo un po' più indietro. Ho comprato pure il piedistallo, ragazzi, cioè poi ditemi che non mi voglio bene, Non so se si vede, la macchina praticamente rimbalza molto bene. Come funzionano? Allora, prima cosa, i mass dumper devono essere basculanti. Cosa significa? Questo, cioè si devono muovere, devono essere liberi di muoversi. E come intervengono? Allora, quando la mini salta, i dumper tendono a salire. Non so se vedete bene, io vi sto simulando il movimento. Tendono a fare questa cosa qui. Anzi, guarda, vi faccio vedere di qua, che siamo vicini. Tendono a salire. Appena la macchina atterra, quindi guardatemi bene, appena la macchina, voi fate conto che avete il dumper che sta così alto. Appena la macchina atterra, qui, è proprio in questo momento che i mass dumper entrano in azione. Il mass dumper si schiaccia, ovviamente tutti,
si schiacciano e dopo che si sono schiacciati tendono a rifare questo movimento basculante. Quindi vedete qual è il discorso? La mini a terra, il mass damper si abbassa, si schiaccia e tende a tenere la macchina schiacciata verso il basso. Siccome poi ovviamente la mini tenderà sempre a fare un po' questa cosa, perché non è che prende e si abbassa, non è che è un'incudine che pesa 800 kg che boh, cioè spacca tutto. Ovviamente la mini a terra e poi questo movimento basculante di questi pesi tendono man mano a stabilizzarla affinché la mini praticamente non riparta dritta. Ripeto, non fate caso a questo atterraggio perché la sto facendo atterrare sul tappetino che è morbido e quindi fa da rimbalzo. Però se la superficie fosse dura, questa qui, boom, prende e riparte. Stessa cosa questa. Questa mo vabbè, ripeto, è sempre il discorso che il tappeto è quello che è. Stessa cosa questa. Vabbè, questa mo ripeto non ce l'ho montati, stessa cosa questa. Quindi questa è la reale funzione dei damper. Poi, attenzione, il bello però qual è? Che bisogna essere in grado di capire qual è il corretto bilanciamento della vettura e disporli in maniera uniforme e precisa. Nel senso, vi faccio un esempio, se io ho bisogno di chiudere un bank perché c'ho subito... Io faccio un salto e poi ho subito un dritto e una curva. Capite da voi che è molto impegnativo. Quindi ho bisogno che la mini faccia un salto molto molto basso e subito si stabilizzi. Quindi in questo caso io andrò ad appesantire la parte davanti e ad alleggerire quella posteriore. Voi dovete giocare mettendo i pesi in base alle varie grammature e cercando di capire come è fatta la pista. Infatti, un piccolo consiglio, non esiste una macchina... Ecco, questa è una cosa importante, meno male che me la sono ricordata. Le macchine non vanno bene dappertutto. Questo setting può andare bene su una pista, ma non va bene su un'altra. Il vero racer è quello che prende e modifica in continuazione la macchina, perché ogni pista è a sé, quindi bisogna sempre modificare la macchina in base alla tipologia della pista, e questo è chiaro. Su questo che vedete, ovviamente se ci fate caso il peso è concentrato nell'anteriore, perché io ho questi che sono pesantini, questi che sono doppi, qua andiamo a scalare di peso e questi che sono praticamente nulli. Deve essere tutto bilanciato però, perché se io per dirvi appesantisco tutto il davanti e dietro non ci metto niente, cioè a Mini fa questo, capite? E non va bene. Cioè la Mini dovete considerare che deve fare un salto bello, cioè proprio così, tac. Cioè lineare, deve saltare lineare ed atterrare in maniera lineare. È normale che a dirlo è una passeggiata, a fare un altro discorso. Questo dipende anche dal motore che utilizzate, dall'impianto frenante che avete, se avete il Brembo, mazza simpatia, no, a parte gli scherzi, dipende anche dal tipo di freno che avete, dalle varie mescole, eccetera, eccetera. Parlando di freni, questa che vedete è un I-Class, ok? La differenza fra la I-Class e la Jump Expert è sostanzialmente che nell'I-Class si può montare soltanto un freno con spugna, o davanti o dietro, mentre se non sbaglio nella Expert si possono montare i freni sia davanti che dietro. Ovviamente questa è una cosa che condiziona parecchio, perché? Perché se ci fate caso, in questo caso su questa macchina dietro ho un freno lungo rosa, e davanti delle saponette. Le saponette, queste che vedete, non hanno la funzione di frenare, hanno una funzione stabilizzatrice, cioè fanno in maniera tale che la Mini praticamente non salti scomposta e non è che esercitano una funzione di freno vero e proprio. Quindi in I-Class sostanzialmente, potendo scegliere un freno solo con la spugna, in genere si tende a mettere al posteriore e davanti le saponette. Questo diciamo che è un setting che è molto molto comune, per capirci. I freni
I freni, ci sono 4 colori di freni, forse 5 a breve. E la scaletta è la seguente: il rosa è quello che ha il potere frenante più alto, quindi frena molto, ed è composto nella sua confezione da diversi formati, cioè da diverse altezze, va dal millimetro per arrivare fino ai 3 mm. Poi c'è il freno nero, poi c'è il freno grigio, poi ci sono i freni verdi e blu, che sono quelli che frenano meno e sono genericamente utilizzati nella Expert classica. Poi vediamo un po' cosa posso dirvi. Diciamo, cosa serve per fare una mini del genere. Allora, il telaio alla fin fine, ragazzi, è giusto che ve lo scegliate voi, perché non esiste un telaio che è meglio di un altro, ok? Io penso questa cosa qua. E dipende tutto dall'abilità del racer. Io ho visto gente che andava a cannone con un super FM di merda, cioè di merda nel senso non che è un brutto telaio, però c'è neanche carbon di plastica, e gente che andava benissimo con un VZ, o gente che andava bene con un TZ, cioè dipende dall'abilità del racer. Ovviamente ogni telaio ha i suoi pro e i suoi contro, e questi pro e questi contro vanno studiati. Un consiglio che vi do: se voi vi approcciate alla categoria Expert Jump, non utilizzate il telaio MSL o MS. Perché? Non perché non sia buono, ci mancherebbe, a mio avviso è il miglior telaio che abbiano mai fatto, però siccome non ha le alette centrali, voi non avete la possibilità di andarci a montare questi pesi qui, e senza questi pesi qui voi potrete montare solo davanti e dietro e la macchina non è perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda il telaio, quindi ve lo scegliete voi. I cerchi, come vedete, io qua utilizzo degli Y-spoke intermedi, per capirci, misura intermedia. E per quanto riguarda le gomme, cosa fondamentale, ragazzi, le mescole delle gomme. Le gomme si suddividono in mescole morbide, super morbide, medie, dure, super dure. Allora, tendenzialmente il discorso che io faccio è questo: io quasi su tutte le mie macchine tendo a montare gomme morbide dietro e dure davanti. Questo perché, anche se le Mini 4VD sono a trazione integrale, diciamo appunto 4VD, io preferisco avere un posteriore morbido che attacca bene e davanti un anteriore più duro che scivola meglio in curva. Poi dipende da tante cose, ragazzi, dipende dalla temperatura che c'è in pista. Se la pista è molto calda, cioè proprio è molto calda, mettere delle gomme troppo morbide rischia di far attaccare troppo le gomme e la Mini andrà molto meno, sarà più stabile ma andrà meno. Se la pista invece è molto fredda, se voi mettete gomme troppo dure, la macchina slitta, perché le gomme non hanno grip. Quindi bisogna sempre cercare di, in base al tipo di pista, di scegliere gli elementi migliori. Su questa che vedete, per esempio, ho montato delle super hard dietro e delle maroon davanti. Quindi, perché l'ultima pista prevedeva, insomma, che la macchina dovesse avere, insomma, una concezione di gomme fatta in questo modo. E per quanto riguarda invece i setting, ragazzi, i setting sono la cosa più personale che esista, e su questo io non metto bocca, nel senso che io non vi posso dire fatela come la mia, perché non è così, perché non è detto che vada bene. Ovviamente la cosa che dovete fare attenzione è studiare con cura tutti i vari dettagli. Io in questo caso, per esempio, davanti ho la classica banana carbon Tamiya, specifichiamo, con appoggi da 13 mm, clessidre sotto 12-13 e classici ringless forati sopra per avere un appoggio migliore sulla sponda. Dietro ho montato i 19 mm stellati al Teflon, o meglio con la parte, diciamo, che tocca in plastica, perché preferisco avere una scorrevolezza posteriore molto più elevata rispetto al classico ringless da 19. Però ragazzi, io sinceramente sui setting non mi sto a pronunciare più di tanto, perché non serve a niente. È giusto che ognuno di voi sprema le meningi e vada avanti per la sua strada.
Un consiglio che vi do molto importante su questo tipologia di setting sono gli antiaggancio. Come vedete, questa parte qui ha la funzione di antiaggancio. Se questa non ci fosse, tra roller e ruota ci sarebbe uno spazio di 1 cm barra 1,5 cm e se la mini vi salta storta rischiate che questa si incastri nelle sponde e non va bene. Mettendoci questa, la mini scivolerà sulla sponda e non farete un course out. Mazza, pure l'inglese, forte. Questo è un Super 2. Questo ad esempio è un telaio MA, motore centrale, quindi nessuna trasmissione, però come vedete la storia è sempre la stessa. Vedete, antiaggancio, freno posteriore, saponette davanti, damper dislocati. Qua vabbè ci ho messo i formaggiotti che vabbè, sta macchina è un treno quindi va un attimo frenata, però diciamo vedete i setting alla fine grosso modo quello che va per la maggiore sono così. Oppure vi faccio vedere questa qui, questo è un FMA, motore a trazione anteriore. Come vedete, sempre solita solfa, antiaggancio, questa non c'ha i freni. Questa perché non c'ha i freni, Andrea? Perché mi sono scordato di metterci, classico. Bene, qua devo metterci i freni, buono a sapersi. E vabbè, questa poi ci devo mettere anche i pesi, perché ovviamente poi di scambio fra una macchina e l'altra i pesi, perché sennò dovete spendere 600.000 euro di pesi e non va bene. Però come vedete, grosso modo siamo sempre lì, come storia. Anche questa vabbè è più un esercizio diciamo di stile a livello diciamo estetico, però è una mini che è una bomba. Però come vedete siamo sempre lì, freno posteriore, freno e saponetta davanti, pesi che vengono portati il più vicino possibile alle gomme anteriori dal centrale, in maniera tale che la macchina vada subito a fare questo movimento, e questo è. Quindi ragazzi, diciamo, come prima parte introduttiva io direi che ci siamo, perché altrimenti già siamo quasi a mezz'ora di video e mi sembra abbastanza lunghino. Siamo partiti quindi andando a fare un riassunto con le varie mescole dei telai a livello di composizione proprio di materiale, come è strutturata grosso modo una mini Jump Expert, come funzionano i mass damper e diciamo la scelta diciamo delle gomme, e abbiamo abbozzato un ipotetico setting che è quello che insomma va un po' per la maggiore, ma ripeto, per quanto riguarda il setting dovete essere voi i padroni del vostro mezzo e provare costantemente in pista. Piccola postilluccia, se così vogliamo chiamarla, fate attenzione quando montate i vari appoggi di metterli nel giusto buco. Se ci fate caso, non a caso sulle varie carbon c'è scritto 19, 13, 11, quindi stanno a significare che a quel buco corrisponde l'appoggio che voi dovete inserire. Va bene? Detto questo ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate qualche commento insomma se avete gradito, e anche se non avete gradito, e per qualsiasi cosa fatemi sapere, io sono a vostra disposizione e ci vediamo poi con la seconda parte. Ciao a tutti!